Eccoci qua, partiamo subito. Io sto utilizzando questo filato sfumato sul grigio perla lilla e un uncinetto 2,5. Diciamo che il filato dice di utilizzare un 3. Io in altri progetti ho usato un 3,5 perché ho una mano un po' stretta. In questo caso ho deciso di usare il 2,5 perché voglio un effetto proprio molto fitto, molto pieno. Parto con 6 catenelle, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6 catenelle. A questo punto carico il filo, entro nella quarta, 1, 2, 3, nella quarta entro, faccio una maglia alta, dopodiché faccio una catenella, carico il filo, salto una maglia di base e nell'ultima entro e faccio un'altra maglia alta. A questo punto di nuovo 6 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Giro il lavoro, così vedete ho queste 3 catenelle che mi sostituiscono una delle 2 maglie alte che saranno molto importanti, quindi carico il filo, entro di nuovo nella quarta catenella, quindi 1, 2, 3, nella quarta entro, faccio la mia maglia alta, una catenella, carico il filo, salto una maglia di base e nell'ultima catenella che è l'attaccatura al giro precedente entro e faccio una maglia alta. A questo punto vado a puntare, vedete che ho queste 3 catenelle che mi sostituiscono una maglia alta, entro in questa qua, quindi nella terza e faccio una maglia bassissima, entro e faccio una maglia bassissima. A questo punto queste 3 catenelle diventano la base su cui lavorare l'altro mio quadrato, quindi faccio 3 catenelle, una maglia alta nella catenella che mi ritrovo successivamente, una catenella, carico il filo, salto una catenella di base e nell'ultima, che poi è la congiunzione laterale dell'angolo, entro e faccio la mia maglia alta e già ho creato il mio triangolo. Di nuovo 6 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, 6, giro il lavoro, carico il filo, nella quarta entro e faccio la mia maglia alta, una catenella, carico il filo, salto una maglia di base in quella successiva che è l'ultima di congiungimento, entro e faccio la mia maglia alta, dopodiché ritrovo da questa parte le 3 catenelle che ho fatto per alzare quel lavoro qua, quindi faccio una maglia bassissima nell'ultima, quindi in quell'angolo lì, in questo modo il lavoro si gira e ho queste 3 catenelle come base per lavorare, quindi 1, 2, 3 catenelle, carico il filo, maglia alta nella maglia successiva, una catenella, carico il filo, salto una maglia di base e nell'ultima, che è la congiunzione degli angoli, entro e faccio la mia maglia alta. Di nuovo ho da questa parte queste 3 catenelle che ho usato per alzare il lavoro, entro nell'ultima, che poi è la punta, diciamo, di questo quadrato, entro, maglia bassissima e di nuovo vedete che spostandosi queste catenelle qua sono diventate la base del mio lavoro. 1, 2, 3 catenelle, una maglia alta nella catenella successiva, una catenella, salto una catenella di base e nell'ultimo punto, che è l'inizio del lavoro, entro e faccio la mia maglia alta. Di nuovo, a questo punto abbiamo imparato il giro
ed è così per tutto il lavoro, quindi 6 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, giro il lavoro, carico il filo nella quarta, entro, faccio una maglia alta, una catenella, carico il filo, salto una catenella di base e nell'ultima, che è l'attaccamento al giro precedente, entro e faccio una maglia alta. A questo punto alla mia sinistra ho questo blocco qua, il cui lato è fatto di 3 catenelle, entro nell'ultima catenella, in questo modo, e faccio una maglia bassissima. A questo punto queste 3 catenelle diventano la mia base per lavorare, quindi 1, 2, 3 catenelle, carico il filo, nella catenella successiva entro e faccio una maglia alta, una catenella, salto una catenella di base, carico il filo e nell'angolo, questo angolo qua, entro e faccio una maglia alta. Di nuovo ho questo blocco, il lato del blocco è fatto da 3 catenelle, entro nell'ultima catenella che è quella angolare e faccio una maglia bassa, 3 catenelle, carico il filo, entro nella successiva e faccio una maglia alta, una catenella, carico il filo, salto una maglia di base e nell'angolo entro e faccio la mia maglia alta. Dopodiché di nuovo mi attacco al lato nella catenella, in questo modo con una maglia bassissima, 3 catenelle, una maglia alta nella catenella successiva, una catenella, salto un punto di base, carico il filo e nell'ultimo entro e faccio la mia maglia alta. Ok? Vedete che piano piano si crea questo triangolo che andrà ovviamente ad allargarsi. Procedo in questo modo fino alla misura desiderata. Io adesso farò un po' di giri giusto per farvi vedere come va proseguendo, però 4, 5, 6, faccio qualche riga e poi vi faccio vedere come fare il bordo finale. Quindi entro, una catenella, intanto vi ricordo che se vi piacciono i tutorial di iscrivervi al canale così non ne perdete neanche uno, di lasciare un like, farmi sapere se appunto vi piacciono, lasciando anche magari dei commenti, qualsiasi domanda o dubbio io sono pronta a rispondere e se posso a dare una mano. E inoltre c'è la possibilità di abbonarsi al canale a una cifra simbolica, a 1,99 € al mese, per sostenere, diciamo, il progetto, quindi tutto ciò che concerne le risorse, quindi filato, il tempo e il lavoro che c'è dietro ad ogni video, ovviamente, per appunto permettermi di continuare a fare video e a farne sempre di più originali e complessi, perché appunto sono video che impiegano un bel po' di tempo per essere realizzati. Intanto io proseguo e ci vediamo tra un po' per fare il bordo. Ok, siamo andati avanti un po' con la parte diciamo piena, adesso iniziamo a fare il bordo. Allora parto facendo invece che 6 catenelle 4 catenelle, quindi 1, 2, 3, 4 e giro il lavoro. A questo punto nella catenella successiva a quella dove sono con l'uncinetto, quindi nella catenella dopo entro e faccio una maglia bassa, una catenella, carico il filo, salto una maglia di base,
nell'ultima faccio una maglia alta, in questo modo. Dopodiché di nuovo entro, come abbiamo fatto sempre fino adesso, nella terza catenella della maglia alta del giro precedente e faccio una maglia bassissima, in questo modo. A questo punto una catenella, una maglia bassa nella maglia successiva, una catenella, salto una maglia di base, una maglia alta nell'angolo e di nuovo maglia bassissima nella terza catenella del giro precedente. Di nuovo una catenella, una maglia bassa, una catenella, salto un punto di base, carico il filo e nell'angolo entro e faccio una maglia alta. Dopodiché chiudo nella terza del giro precedente. Vedete che stiamo andando a appiattire il nostro triangolo. In questo modo avremo poi la base per fare il bordo. Quindi continuo in questo modo per tutta la prima riga del bordo. E adesso, come vedete, sono andata un po' avanti con la parte, diciamo, piena, però comunque non è enorme, perché io voglio realizzare un Bactus, non uno scialle, e quindi questa lunghezza unita al bordo mi andrà bene per il mio Bactus. Se invece volete realizzare uno scialle più ampio, magari andate anche un po' più avanti. Ecco, questa è l'abitudine del pattern di prima. Andate pure un po' più avanti con la parte, diciamo, piena. Comunque tenete conto che il bordo sarà almeno poi 8 cm, tra i 6 e i 8 cm. Procediamo quindi in questo modo. Ok, sono arrivata alla fine, come vedete ho reso piano tutto il mio lavoro. A questo punto, prima di iniziare, diciamo, con il vero e proprio motivo del Bactus, del bordo, scusate, faccio un giro di appianamento, quindi faccio una catenella, giro il lavoro e vado a fare una maglia bassa in ciascuna delle catenelle che mi trovo sotto. In questo modo andiamo a definire bene il bordo, dove vedete avrete dei punti dove trovate delle maglie e quindi si entra molto più facilmente, dei punti come qua in cui invece avete la catenella. In questo caso entrate dentro la catenella e fate la vostra maglia bassa e facciamo un giro così per tutta la riga. Ecco, questi punti in cui ci sono le maglie bassissime fatte per congiungere i due angoli sono quelli un po' più difficili da prendere, però è proprio il motivo per cui facciamo un giro di maglie basse, così poi lavoriamo direttamente solo sulle maglie e il lavoro viene anche più preciso, più ordinato. Quindi proseguiamo in questo modo. Ok, ho finito il mio giro di maglie basse. A questo punto faccio 5 catenelle, 3, 1, 2, 3 mi sostituiscono la prima maglia alta e 2 sostituiscono le 2 catenelle di separazione. Giro il lavoro e nello stesso punto entro e faccio una maglia alta. In questo modo. Dopodiché carico il filo, salto 2 maglie di base, entro nella terza, aspettate che magari non si è visto bene, quindi carico il filo, salto 2 maglie di base, entro nella terza maglia e faccio una maglia alta, 2 catenelle e una maglia alta, tutte dentro lo stesso punto. Carico il filo, salto 2 maglie di base, nella terza entro,
maglia alta, 2 catenelle e maglia alta, tutte dentro lo stesso punto. Ok, di nuovo carico il filo, salto 2 maglie di base, nella terza entro, faccio una maglia alta, 2 catenelle e maglia alta sempre nello stesso punto. Quindi andiamo a fare un giro di punto V, quindi un punto V separato da 2 catenelle. E andiamo quindi a crearci la base per il motivo, cioè in realtà questo già inizia a essere il motivo, però è diciamo la base di spazi per la riga successiva, una sorta di imbastitura, ecco. Poi ovviamente questo bordo noi lo utilizziamo qua per questo Bactus, ma può essere applicato a un sacco di cose, quindi anche coperte, magari se fate un top in cotone e volete rifinire il fondo, cioè può essere ovviamente utilizzato in qualsiasi modo. Procedo così per tutta la riga. Ok, ho fatto il mio giro di punti V, a questo punto faccio 3 catenelle che mi sostituiscono la prima maglia alta, giro il lavoro e vado a fare dentro allo spazio della V 2 maglie alte, 1, 2. A questo punto faccio 2 catenelle, carico il filo, mi sposto direttamente nella V successiva e faccio 2 maglie alte. Di nuovo 2 catenelle, mi sposto nella V successiva, 2 maglie alte. 2 catenelle, mi sposto nella V successiva e 2 maglie alte. E proseguo in questo modo per tutta la riga. Due catenelle, mi sposto, 2 maglie alte. Due catenelle, mi sposto e 2 maglie alte. Quindi questa è la quarta riga del nostro bordo. Proseguiamo in questo modo. Ok, ho finito la mia riga. Vi ricordo che come all'inizio, vedete, abbiamo le 3 catenelle per alzare il lavoro più le 2 maglie alte, quindi abbiamo un gruppo di 3 maglie alte. Anche alla fine avremo le nostre 2 maglie alte più la terza. A questo punto una catenella, giro il lavoro e vado di nuovo. Innanzitutto vado a fare un aumento in modo che così continuo ad allargare comunque il mio scialle. Quindi vado a fare 2 maglie basse dentro la stessa maglia e poi di nuovo faccio un giro di maglie basse su ciascuna maglia bassa e ciascuna catenella che mi trovo. Se non volete farle dentro, che è un po' più scomodo, potete anche entrare dentro allo spazio di 2 catenelle e fare 2 maglie basse, quindi 1 e 2 sono le 2 maglie basse delle maglie alte precedenti, nello spazio delle 2 catenelle entro e faccio 2 maglie basse e riporto, diciamo, il lavoro in piano. Dopo aver fatto questo giro di maglie alte andremo a rifare una seconda volta la riga dei punti V e la riga delle 2 maglie alte intervallate dalle 2 catenelle, quindi ripetiamo sostanzialmente il motivo.
Quindi adesso io farò questa riga di maglie basse, ripeterò le due righe precedenti, quindi il punto V e il punto delle due maglie alte intervallate dalle 2 catenelle. Alla fine di questa riga di maglie basse, come ho fatto all'inizio, andrò a fare un aumento alla fine e dopodiché ci rivediamo dopo queste 3 righe, quindi quella delle maglie basse, quella dei punti V e quella delle maglie alte intervallate dalle 2 catenelle. Ok, adesso come vedete noi abbiamo fatto il bordo lungo tutta la parte superiore del triangolo. A questo punto dovremo fare anche la parte angolare, quindi tutta questa parte qua, l'angolo e girare attorno. Allora, iniziamo subito, noi siamo qua, quindi giriamo il bactus in modo da avere la punta verso l'alto. Iniziamo subito appianando appunto le maglie, quindi con un giro di maglie basse faccio una catenella, dove trovo la maglia alta entro e faccio una maglia bassa, in questo modo sono entrata proprio dentro al corpo della maglia alta. Qua nella congiunzione tra le righe si crea un buchino, entro nel buchino e faccio la mia maglia bassa. Dentro allo spazio delle catenelle entro e faccio la mia maglia bassa, di nuovo maglia alta e entro e faccio la mia maglia bassa e procedo in questo modo facendo un giro di maglie basse fino all'angolo. Mi fermo all'angolo, alla punta diciamo, così vi faccio vedere poi come proseguire. Ok, sono arrivata all'angolo, a questo punto ho fatto una maglia bassa nella maglia dell'angolo, aspettate che metto un po' meglio a fuoco, ne faccio un'altra, quindi sempre dentro tutto lo stesso punto dell'angolo faccio 2 maglie basse, 2 catenelle e 2 maglie basse, così mantengo diciamo la forma della punta, vedete, in questo modo. Dopodiché proseguo e continuo con le mie maglie basse fino alla fine della riga. Ok, ho finito il mio giro di maglie basse per, diciamo, preparare il bordo. A questo punto procedo con il punto V, quindi faccio 5 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, 3 sostituiscono la prima maglia alta e 2 sono la separazione, giro il lavoro, faccio un'altra maglia alta nello stesso punto, ok, dopodiché carico il filo, salto 2 maglie di base, entro nella terza e faccio la mia maglia alta, 2 catenelle e maglia alta nello stesso punto, quindi esattamente lo stesso motivo che abbiamo fatto precedentemente, quindi siamo arrivati al punto della riga formata dai punti V. Quindi proseguiamo fino all'angolo e poi vi farò vedere come svolgere l'angolo. Ok, sono arrivata all'angolo, quindi questo è il mio angolo. Carico il filo, entro nello spazio delle 2 catenelle che avevo fatto nel giro precedente, faccio 2 maglie alte, 2 catenelle e 2 maglie alte. Non salto nessuna maglia, vedete, dall'ultimo punto V all'angolo non ho saltato nessuna maglia e neanche qui salterò nessuna maglia, quindi direttamente nella maglia successiva vado a fare il mio punto V. Quindi una maglia alta, 2 catenelle e una maglia alta nello stesso punto, ok? In questo modo. Dopodiché procedo, quindi salto le mie 2 maglie, entro nella terza e faccio il punto V, quindi procedo con il pattern che abbiamo seguito fino adesso.
Eccoci qua, sono arrivata anche alla fine di questa riga. A questo punto riprendo il pattern, questo qua delle doppie maglie alte intervallate da 2 catenelle. Quindi parto con 3 catenelle, giro il lavoro. Come abbiamo fatto anche in precedenza, all'inizio e alla fine saranno 3 maglie alte, quindi mi sposto nel punto V e faccio 2 maglie alte. Quindi 2 più le 3 catenelle siamo a 3. 2 catenelle, mi sposto nel punto V, 2 maglie alte. 2 catenelle, mi sposto nel punto V, 2 maglie alte. 2 catenelle, mi sposto nel punto V, 2 maglie alte e procediamo così fino all'angolo. Vi farò vedere come proseguire e poi ci sarà da finire appunto la riga con questo punto. In questo caso io non ripeterò 2 volte il motivo, la ripeterò solo una volta perché nel mio caso io sto facendo un Bactus per una bimba, una ragazzina, diciamo più che bimba, quindi non lo voglio esageratamente grande. Però chi ovviamente lo sta facendo uno scialle piuttosto che sta facendo un Bactus di misura adulta, può fare ripetere 2 volte il motivo o n volte. Io anche all'andata, diciamo sulla parte dritta, l'ho ripetuto 2 volte, ma ovviamente in base ai gusti e in base alle misure si può ripetere quante volte si desidera. Quindi a questo punto io finirò questo giro, dopodiché vi farò vedere proprio la rifinitura finale del Bactus. Sono arrivata all'ultimo punto V prima dell'angolo. A questo punto semplicemente faccio 2 catenelle, carico il filo, mi sposto direttamente nell'angolo che ho creato qua sulla punta, entro, faccio 2 maglie alte, 2 catenelle e 2 maglie alte tutte dentro allo stesso punto. Dopodiché 2 catenelle, carico il filo e mi sposto direttamente nel punto V successivo e riprendo il motivo che ho utilizzato fino a questo momento. Quindi 2 maglie alte, 2 catenelle, 2 maglie alte, spostandomi direttamente dentro i punti V. Proseguo in questo modo fino alla fine della riga. Ok, siamo arrivati alla fine. Iniziamo a fare la vera e propria rifinitura. Quindi 1, 2, 3, 4 catenelle, giro il lavoro e nell'ultima maglia alta entro e faccio una maglia bassissima. A questo punto nello spazio di 2 catenelle che separa i gruppi entro e faccio 2 maglie basse, entro nella prima maglia alta, faccio una maglia bassissima e poi 4 catenelle, 1, 2, 3, 4, maglia bassissima nella maglia successiva. Nello spazio di 2 catenelle entro e faccio 2 maglie basse. Di nuovo entro nella prima maglia alta e faccio una maglia bassissima, 4 catenelle, 1, 2, 3, 4, maglia bassissima nella maglia successiva, nello spazio delle 2 catenelle 2 maglie basse. Vedete che si creano questi piccoli ricciolini. Di nuovo maglia bassissima, 4 catenelle, maglia bassissima e 2 maglie basse. Di nuovo maglia bassissima, 4 catenelle, maglia bassissima
e 2 maglie basse nello spazio delle 2 catenelle. Procedo in questo modo lungo tutto il giro. Quando arriveremo all'angolo non cambierà niente, nel senso che noi arriveremo qua con le 2 maglie basse, qua avremo il nostro ricciolino, nello spazio dell'angolo faccio le mie 2 maglie basse e qua nelle 2 maglie alte faccio il mio ricciolino, quindi l'angolo è come se non ci fosse, non lo riprendiamo e continuiamo col nostro pattern tutta la fine, fino all'angolo, poi scendo giù e chiuderò in questo punto. Quindi chiuderò in questo modo il mio Bactus. Grazie per avermi seguita. Vi ricordo di lasciare un like se vi è piaciuto questo tutorial, di iscrivervi al canale e attivare le notifiche in modo che non vi perdiate neanche uno dei progetti che facciamo insieme. Chi volesse sostenere il progetto c'è la possibilità di abbonarsi al canale oppure di dare un'occhiata allo shop e sostenere in modo, diciamo, da avere anche qualcosa in cambio. Grazie mille e ciao!